Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale in questo video. Ben ritrovati dopo il periodo estivo, spero che vi siate divertiti e vi siate goduti questo periodo. Io infatti sono stata in vacanza tutto il mese di agosto e per questo motivo non ho pubblicato nessun video, neanche del bullet journal di agosto, perché semplicemente non l'ho utilizzato. Essendo in vacanza non ne avevo bisogno, infatti il bullet journal comunque va adattato alle proprie esigenze e per questo motivo è più che variabile appunto in base a quello che dovete fare, a come vivete il momento, le vostre giornate e via dicendo. Questo mese come tema ho scelto il campeggio sotto le stelle e in particolare diciamo in mezzo al bosco, perché appunto è quello che ho vissuto io ad agosto, ovvero appunto sono stata in campeggio e in particolare appunto in zone boschive. Quindi appunto ispirandomi a quello che ho vissuto ho deciso di replicarlo in maniera comunque molto semplice, infatti potrete vedere nelle pagine che realizzerò, che ho realizzato, dei pini, diciamo abeti o comunque alberi sempreverdi molto stilizzati e semplici, quindi replicabili da tutti. Infatti ho utilizzato solamente 2 brush pen e degli acquerelli. L'immagine che ho scelto di disegnare nella copertina, che vedete appunto qui, l'ho presa da Pinterest, nel senso che ho preso ispirazione appunto dall'immagine che ho trovato in bianco e nero e poi facendo diverse prove a parte ho deciso che preferivo colorarla e ho utilizzato questi colori, quindi una specie di blu violetto per la tenda, e poi il verde ovviamente per gli alberi e questo marrone ocra per le montagne. Ho utilizzato anche un marroncino tendente al rosso appunto per diciamo la prima montagna appunto in primo piano, come potete vedere. Poi ovviamente ho utilizzato una penna di quella appunto a punta fine 0.3 se non sbaglio. Comunque vi lascio tutti i materiali in descrizione. Poi ho fatto un cielo stellato, come vi ho mostrato all'inizio. Ho utilizzato una penna che in realtà contiene della colla, quindi sono andata a fare dei puntini nella parte alta della luna, dove appunto c'è il cielo, per evitare che il colore passi nelle zone in cui io andrò a fare le stelle. Infatti come potete vedere qui, quando stendo il colore cioè quelle parti dove ho steso la colla appunto non saranno riempite dal colore, ma rimarranno appunto dei puntini bianchi. Poi una volta asciutto passerò col dito in modo tale da togliere la colla in eccesso e in questo modo andrò poi a riempirla con della penna argentata e la penna bianca, in modo da alternare diciamo appunto i due colori e da rendere un effetto ancora migliore. Comunque qui non vedete interamente diciamo la realizzazione della cover, nel senso che alcune parti le ho fatte fuori camera per diciamo alcuni problemi che ho con il piedistallo e sono stata costretta a realizzarli fuori camera. Comunque molti passaggi sono più che visibili. E voi invece che tema avete scelto per il mese di settembre? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E se volete raccontatemi anche un po' come è andata quest'estate, come avete trascorso le vostre vacanze. Tornando invece al bullet journal, ultimamente sono in fissa con gli acquerelli, nel senso che li utilizzo spesso, anche se questo quadernetto che sto utilizzando per quest'anno non va bene per gli acquerelli, perché è un semplice quadernetto, inghiotte molta acqua, quindi cioè, non va assolutamente bene. Infatti ogni volta che utilizzo gli acquerelli o trapassa la carta oppure diciamo che
cerco di limitare appunto il dosaggio dell'acqua, ne utilizzo veramente molto poco, intingo solamente il pennello per poter sciogliere l'acquerello, ma devo appunto stare attenta perché sennò trapassa tutto. E quindi insomma cerco di regolarmi, però appunto ultimamente mi piace utilizzare la tecnica dell'acquerello, lo trovo molto versatile, facile da stendere, anche con i colori appunto rendo subito, come avete notato ho una palette immensa di 100 colori diversi, se non sbaglio metà sono perlati e metà invece sono opachi. Infatti questi acquerelli che ho io sembrano, diciamo la texture, no? La finitura sembra più una tempera piuttosto che un acquerello, perché una volta asciutto il colore è veramente molto molto opaco. Qui non ho velocizzato il video, vi voglio far vedere appunto la semplicità, diciamo, della realizzazione di questi alberi, perché veramente ho utilizzato un pennello con la punta piatta, basta intingere il pennello nel colore e passarlo così alla rinfusa, in modo tale anche da creare un po' di sfumatura, un po' di insomma fronde sparse qua e là, e il risultato è veramente semplice, quasi banale possiamo dire, ma dico, ho voluto realizzarlo di proposito in questa maniera, così, perché a volte non mi va insomma di fare cose troppo elaborate, e questo è il risultato insomma. Ehm, Poi potrete vedere nelle pagine più avanti, anche quella della review ad esempio, oppure dei ricordi, ho fatto semplicemente pochi decori perché poi mi serviranno appunto le pagine molto libere per scrivere, o per ad esempio nella pagina dei ricordi per incollare varie foto e scrivere varie cose, quindi insomma poi alcune sono più decorate appunto, alcune meno. Inoltre vi volevo dire, fatemi sapere nei commenti sia cosa ne pensate appunto della mia idea, di come è uscito fuori questo mese, della decorazione, ma anche fatemi sapere se magari volete vedere delle cose in particolare, volete che realizzo una cosa piuttosto che un'altra, oppure che so, se volete magari confrontarvi con dei temi che avete già realizzato, insomma fatemi sapere tutto nei commenti, oppure se volete che cambio stile, quindi non utilizzo gli acquerelli magari in un mese, utilizzo o gli acrilici che comunque sono anche questi molto versatili, prima li utilizzavo veramente tanto, oppure magari utilizzare altre tecniche, un'altra diciamo stile che adotto molto spesso è quello di incollare varie immagini alla rinfusa, un po' così. Diciamo appunto il mio stile è molto versatile perché realizzo una cosa piuttosto che un'altra a secondo di come mi va in quel periodo, o insomma dello stile che ho adottato in un periodo piuttosto che un altro appunto. In questa pagina sto realizzando un fuoco, eh, quel classico diciamo fuoco tipico dei falò appunto che si realizzano, cioè non realizzano scusate, che si fanno al campeggio insomma, che ricordano un po' l'atmosfera estiva sotto una notte stellata e via dicendo. E potete vedere poi alla fine, quando sarà asciutto, che la finitura è veramente molto opaca. Quindi oltre a questa decorazione in questa pagina a sinistra ho creato uno spazio per i traguardi che raggiungerò in questo mese, in alto a destra uno spazio dedicato alla dieta, quindi a tutte quelle misure che vado prendendo settimana per settimana
perché mi controllo appunto, diciamo che dovrei riprendere la dieta perché in questi mesi non è che l'abbia fatta proprio in maniera costante o quasi per niente, diciamo così, ecco. E quindi adesso voglio monitorare un po' la situazione e rimettermi a dieta in maniera molto seria. Mentre in alto a sinistra ho scritto una frase e una diciamo, decorazione simile la trovate benissimo su Pinterest, quindi questo cerchio in cui vi sono da una parte gli alberi e dall'altra parte invece una semplice linea, però ho voluto cambiare la frase interna, appunto è una frase che, a cui diciamo una frase che mi è venuta così diciamo da me e dopo quello che ho vissuto appunto ho deciso di scrivere questa frase. La frase dice in questo modo: tutto ciò che hai appreso di buono portalo nel cuore e poi custodiscilo. È importante infatti secondo me custodire tutto ciò che abbiamo sia appreso sia che abbiamo dentro di noi comunque, perché molto spesso invece magari non diamo molto valore alle cose e quindi le perdiamo strada facendo. Invece ho scritto appunto di custodirle perché come quando si ha qualcosa di prezioso, no, noi cerchiamo in tutti i modi di custodirlo, di tenerlo caro e segreto. Ecco, quindi insomma volevo trasmettere quest'idea più o meno. Nella facciata di fianco invece, proprio nella pagina di sinistra, ho scritto gli obiettivi e un nuovo stile che voglio adottare partendo da settembre in poi, solo che appunto poi più avanti ve lo farò vedere già realizzato perché l'ho fatto fuori camera. Nella pagina successiva invece l'ho dedicata ai film. Al solito sapete che guardo molti film e serie tv e quindi le segno sempre per ricordarle. E in questa pagina ho fatto semplicemente dei cerchi che poi andrò a colorare sempre con l'acquerello con diversi colori a seconda appunto che cosa deciderò di guardare o che cosa ho guardato. Aurora boreale, tramonto o alba, a seconda se vedrò delle serie tv, dei film, dei cartoni. Ecco, qui vi sto facendo vedere anche la pagina a fianco che ho realizzato e la frase più da vicino anche. Appunto il nuovo stile vi dicevo perché settembre è un po' un nuovo inizio sempre per tutti dopo il periodo estivo e quindi voglio un po' cambiare delle cose che mi riguardano appunto. Poi ovviamente c'è la pagina della review, vi ho detto molto semplice, anche la pagina dei ricordi è molto semplice perché poi mi servirà strada facendo. Spero che comunque vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere tutto nei commenti, io ci tengo come sempre. Ciao, alla prossima!